1907, in uno studio di Montmartre a Parigi, un giovane pittore spagnolo realizza un'opera che sconvolgerà per sempre la storia dell'arte. Lui è Pablo Picasso e il quadro è Les Demoiselles d'Avignon. 5 donne nude occupano la tela. I loro corpi sono spezzati in forme geometriche, i volti sono maschere primitive. Non c'è prospettiva, non c'è armonia, solo linee dure, angoli e colori contrastanti. Con questo quadro Picasso rompe con secoli di pittura occidentale. Dice addio al naturalismo e alle regole rinascimentali. Le figure non sono più copie del reale, ma forme nuove, frutto di un linguaggio radicalmente diverso. L'opera nasce dall'incontro di più mondi: l'arte iberica antica, le sculture africane e oceaniche che Picasso aveva visto al Musée du Trocadéro e le ricerche di Cézanne sulla scomposizione delle forme. Le 5 donne rappresentano prostitute in un bordello di Barcellona, ma più che erotiche appaiono minacciose. I loro sguardi fissi e le posi naturali mettono a disagio lo spettatore. Picasso non vuole sedurre, vuole colpire. La figura di profilo in piedi indossa una maschera meno spaventosa di quelle nella parte destra del dipinto. Tiene sollevata una tenda rossa come a rivelare il gruppo di donne ed è lì in piedi impassibile a vegliare sulla scena. Anche la figura di fronte tiene aperte delle tende. Le 2 donne centrali costituiscono il fulcro della composizione, con le braccia alzate e rivelano la loro nudità e la loro sensualità. Guardano in modo diretto e provocante davanti a loro, lo sguardo fisso sull'osservatore. Queste 2 figure contrastano con il primitivismo delle altre e i loro visi sono più delicati e realistici. Le orecchie prominenti e i grandi occhi spalancati segnano l'influenza della scultura iberica antica. Entrambe le figure mascherate indossano quelle che sembrano maschere africane e che conferiscono loro un aspetto abbastanza brutale. La figura accovacciata ha il volto più tormentato di tutto il gruppo. Nonostante sia seduta di schiena, il viso è rivolto verso l'osservatore. La traslazione di parti dell'anatomia umana è una caratteristica tipica del cubismo. Il tavolino, che si protende in primo piano, è l'unico elemento che rimane di una precedente versione dell'opera. Questa includeva 2 figure maschili che successivamente Picasso decise di eliminare. La frutta è in posa sensuale, proprio come le donne nude. Les Demoiselles d'Avignon è considerato la porta d'ingresso al cubismo, un punto di svolta che aprirà a una nuova visione dell'arte, insieme al lavoro di Georges Braque. All'inizio persino gli amici di Picasso restarono scioccati. Henri Matisse parlò di una brutalità scandalosa, ma proprio quella brutalità era il segno della modernità. Picasso trasforma i corpi in piani spezzati e prospettive multiple. In un unico dipinto ci mostra il soggetto da più angolazioni contemporaneamente. Oltre alla rivoluzione formale c'è un messaggio simbolico. Le figure sono maschere che rimandano ai temi della sessualità, della paura e del confronto con l'ignoto. Oggi l'opera è conservata al Museum of Modern Art di New York ed è una delle tele più iconiche e studiate della storia dell'arte. Les Demoiselles d'Avignon non è solo un quadro, ma un atto di nascita. È la dichiarazione che l'arte del Novecento non avrebbe più seguito le regole del passato, ma avrebbe cercato nuove vie. Les Demoiselles d'Avignon è il manifesto della modernità, scomodo, rivoluzionario, eterno. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.